61 centrale. Ascolto. Partenza a capolavoro per la vetta con 46. Compreso, via libera fino in vetta. Compreso, via libera fino in vetta. Il senso di leggerezza di questo edificio, malgrado la sua imponenza, la sua forza tettonica, è data dal fatto che si restringe poi verso l'alto, per cui una buona parte del volume soprastante sfugge al nostro occhio, che vede invece il limite solo a metà dell'edificio stesso, come appunto un fiore che si racchiude nella parte alta, per cui noi leggiamo solo la parte più estrema, la parte perimetrale più all'esterno dell'edificio stesso, in questo caso del fiore stesso. L'edificio insiste su un luogo che è un crinale della montagna stessa, che divide due realtà geologiche diverse, la grande pianura padana a sud e le Alpi a nord, con una differenza del paesaggio molto forte. La pianura padana che si snoda da dove noi ci troviamo coi prati secchi, poi la pianura padana e poi si sente lontano il Mediterraneo, e invece l'altro completamente diverso, con le grandi pareti rocciose che scendono
diventano laghi e poi diventano Alpi dall'altra parte. Quindi in un certo senso l'architettura ha interpretato un luogo unico, un luogo magico sul crinale di questa montagna. Lo spazio interno di questo edificio, che è chiamato Fiore di Pietra, in realtà geometricamente vive su un asse che è veramente virtuale, perché poi quando si è all'interno si cerca il perimetro, non si cerca al momento della ricezione, dell'arrivo, si sente la protezione di questo involucro, di questo utero materno fatto di pietra, ma poi salendo i piani ognuno di noi è invitato e intuitivamente cerca qual è l'apertura del rapporto con l'esterno. E allora, per dare più forza, invece di fare come fanno normalmente è stato fatto nei ristoranti panoramici, la vista che poi uno non sa se guarda a sud, se guarda a nord, se guarda a ovest, abbiamo creato queste pareti come dei paraocchi laterali, in modo che si invita a uno sguardo, poi uno cambia, va nell'altra nicchia del ristorante e ha un'altra prospettiva, cambia ancora e vede Lugano. Ecco, cioè abbiamo cercato di dare un'identità anche all'interno, e forse è da lì che nasce questo, non dico benessere, ma questa condizione di familiarità che normalmente invece nelle viste panoramiche non esiste, perché c'è la mancanza di orientamento. Il compito dell'architetto in realtà è di trovare queste location, queste localizzazioni particolari e dare forma a queste condizioni, il sentire da un lato il Mediterraneo e dall'altro le Alpi, ma lo deve fare con un linguaggio contemporaneo, perché noi siamo figli del nostro tempo. L'architettura non può fare altro che testimoniare delle possibilità, delle forze, ma anche delle contraddizioni del nostro tempo.